Il razzismo oggi non sempre è il volto che ci aspettiamo. Non si manifesta solo con insulti, con scritte sui muri o aggressioni fisiche. Molto più spesso è qualcosa di silenzioso e difficile da vedere. È un razzismo che si nasconde nei gesti, nelle abitudini, nei pensieri automatici che guidano le nostre scelte quotidiane. Può accadere anche in maniera sistemica quando l'accesso a un servizio pubblico, un consultorio, un ufficio, un bonus, un centro per l'impiego diventa impossibile per chi non ha un livello linguistico sufficientemente alto, senza che vengano offerte alternative, traduzioni o mediazioni culturali. È ciò che chiamiamo razzismo invisibile, un insieme di dinamiche che non fanno rumore, ma che si fanno sentire. Niente che sembri apertamente ostile, ma tutto straordinariamente impattante. Ma perché succede? Perché anche persone che si definiscono aperte, empatiche, a volte mettono in atto comportamenti discriminatori senza rendersene conto? La risposta sta nei bias inconsci. I bias sono meccanismi mentali rapidi, quasi automatici, che usiamo per prendere decisioni in fretta. Sono il risultato di milioni di anni di evoluzione, servivano ai nostri antenati per riconoscere in un istante una minaccia o per capire se si stava trovando in una situazione di pericolo. Per la nostra sopravvivenza, queste scorciatoie cognitive, dette anche euristiche, erano fondamentali. Permettevano di reagire velocemente senza analizzare troppo i dati. Il problema è che nel mondo moderno questi meccanismi non sempre si adattano bene alla complessità sociale in cui viviamo. Le euristiche che un tempo ci salvavano la vita, oggi possono portarci a giudicare una persona in base al suo aspetto, al suo accento, alla sua stazza o alla sua età senza rendercene conto. E così quello che era un vantaggio evolutivo diventa una fonte di pregiudizio. Ci sono tantissimi tipi di bias e riconoscerli è il primo passo per ridurne gli effetti. Ad esempio c'è il confirmation bias. Il nostro cervello cerca e ricorda solo le informazioni che confermano ciò che già pensiamo e ignora quelle che lo mettono in discussione. Se crediamo che gli stranieri tolgano il lavoro, ogni caso isolato rafforza la convinzione, mentre i tanti esempi contrari passano inosservati. Un altro è il halo effect, l'effetto alone. Se una persona ci fa una buona impressione su un aspetto, tendiamo a giudicarla positivamente anche su tutto il resto, e lo stesso vale per il contrario. È un meccanismo che spiega perché spesso un volto familiare o un modo di parlare simile al nostro ispira fiducia, mentre ciò che appare diverso suscita diffidenza. E poi ci sono i bias culturali, l'associazione automatica tra migrante e povertà, tra accento straniero e scarsa competenza, tra pelle scura e minore affidabilità, ad esempio. Non li scegliamo, li impariamo, dalla famiglia, dai media, dal linguaggio che usiamo ogni giorno. Uno studio condotto su oltre 39.000 giovani italiani da UNICEF Italia nel 2024 per la campagna OPS ha mostrato che molti partecipanti associano automaticamente la parola migrante a persone con tratti africani e che nelle valutazioni spontanee quei volti venivano giudicati meno intelligenti o meno affidabili rispetto a quelli di fenotipo europeo. Nessuno lo diceva apertamente, ma il risultato parlava chiaro. I bias agiscono sotto la soglia della consapevolezza e questo è il cuore del razzismo invisibile. Non è fatto di odio esplicito, ma di associazioni mentali che operano in silenzio e finché non le riconosciamo continuiamo senza volerlo a riprodurre diseguaglianze. La buona notizia è che si può cambiare. I bias non si eliminano, ma si possono disinnescare attraverso la consapevolezza, il confronto e l'esperienza. Quando impariamo a osservare i nostri automatismi e a chiederci perché ho reagito così, iniziamo a costruire un pensiero più critico e più libero. La chiave è spostare l'attenzione dal giudicare all'ascoltare. Ed è proprio quello che stiamo provando a fare con il progetto Light, un progetto cofinanziato dal programma Erasmus+, e un percorso condiviso tra 5 organizzazioni di 5 paesi europei che mette in dialogo giovani di diverse origini e contesti per esplorare insieme il tema dei pregiudizi e della discriminazione, usando le metodologie dell'educazione non formale. Quest'estate a Palermo abbiamo lavorato attraverso esperienze concrete, giochi di ruolo, laboratori di gruppo, storytelling, esercizi di empatia e riflessione collettiva. Abbiamo ricreato situazioni quotidiane di discriminazione per osservarle da dentro e poi discuterne insieme in uno spazio sicuro senza giudizio. In queste attività i ragazzi e le ragazze hanno potuto rendersi conto di quanto i pregiudizi siano radicati, ma anche di quanto sia possibile superarli attraverso la conoscenza reciproca. Non si è trattato solo di parlare di razzismo, ma di viverlo, riconoscerlo, trasformarlo. Il razzismo invisibile e i pregiudizi inconsci non scompaiono da soli, ma possiamo imparare a riconoscerli, nominarli e a ridurne il potere. Per scoprire i risultati di Light è possibile visitare il sito del progetto grazie al link in descrizione.